Fast review per queste Lolo MG 2 stili in uno. Avrei voluto farvi vedere la collezione completa, ma una purtroppo non sono ancora riuscito a recuperarla. Quindi oggi iniziamo guardando Neonlicious, Lady Diva e Swag con tutto quello che arriva assieme a loro e ovviamente nel dettaglio. Queste sono le tre nuove Lolo MG 2 stili in uno. Io le chiamerò così anche se non ho ben capito come si dovrebbe chiamare questa linea. Ne manca una, manca Royal Bee. Perché? Perché sappiamo che purtroppo nei negozi italiani tendenzialmente le bambole di colore scuro vengono un pochino messe da parte, vengono un po' dimenticate, soprattutto da Toys dove le ho acquistate io. Facciamo fatica a trovare Barbie nere, facciamo fatica a trovare tutte le bambole nere, compreso le LOL OMG. Quindi me ne manca una che, ragazzi, recupererò prima o dopo, ovviamente online. Ma guardando le scatole, essendo della stessa linea, sono più o meno tutte uguali, quindi le guarderemo velocissimamente. Nella parte frontale enorme vetrina che ci lascia vedere tutta la bambola all'interno. Qui in alto nell'angolo troviamo ovviamente il nome della bambola acquistata, in questo caso Swag. All'interno della scatola sul lato destro troviamo anche tutto il suo artwork, ma con il secondo look. E qui in basso c'è ovviamente il logo Lolo MG e la scritta To Lux Styles. Sul lato della scatola, come in tutte le scatole Lolo MG, c'è la sua sorellina e sull'altro lato, oltre al suo nome, troviamo un altro artwork, quello con l'altro stile, con l'altro outfit. Anche il retro della scatola richiama le classiche scatole Lolo MG, con qui la solita frasetta, e qui più in basso troviamo i due outfit di questa bambola che abbiamo scelto, con ovviamente il suo nome, e qui a lato anche le altre due, anzi le altre tre di questa linea, perché almeno MGA non si è dimenticata di Royal Bee. Le differenze con le scatole delle altre sono semplicemente nei nomi e negli artwork. Infatti per Lady Diva troviamo il suo artwork con il secondo outfit e qui in alto il suo nome, la sua sorellina LOL Surprise, l'artwork e il nome con il primo outfit e sul retro i due artwork di Lady Diva con ovviamente le altre tre della linea. Stessa cosa per Neonlicious, artwork con il secondo outfit, il nome scritto qui in alto, la sorellina LOL Surprise, nome e artwork con il primo outfit e immagine dei due look con le altre della linea. Quindi, visto che non c'è tanto altro da dire sulle scatole, passiamo subito a deboxare. Iniziamo con Swag e iniziamo anche a dire che arrivano senza stand. Peccato, perché lo stand secondo me in queste bambole è sempre una cosa ben accetta, quasi essenziale. I classici occhi LOL Surprise completamente verdi con sopra un trucco azzurro, sopracciglia dritte e definite, sulle labbra un rossetto rosso opaco e anche il classico neo di Swag appena sotto al labbro. Un po' di blush e sul viso nient'altro. Capelli super biondi con la parte frontale raccolta con questo elastichino rosso qui in questa codina in alto e se li guardiamo dal retro sono davvero lunghissimi con questa texture leggermente frisée, potevano farla un pochino meglio ma comunque non è male e sono davvero tanto lunghi. Le arrivano praticamente fino ai piedi. Alle orecchie vediamo che indossa questi orecchini con scritto Swag, identico su entrambe le orecchie, e invece il suo look è composto da 3 pezzi, anzi per la precisione 4. Il primo è questo top, questa magliettina, questo crop top, monomanica, l'altra manica è staccata ma la vedremo dopo, realizzato con questa stoffa lucida che sembra quasi del raso rosa, con sopra disegnate tutte delle catene rosse, il colletto alto, la pancia completamente scoperta e quasi ci lascia scoperto anche il seno e qui davanti una cerniera, una vera cerniera che però è stata bloccata in modo che non possiamo aprirla e chiuderla perché questa maglia si rimuove tramite del velcro sulla sua schiena. Sulla sua spalla destra dove manca la manica vediamo che è stata applicata questa catenina di vero metallo nero e come vi dicevo sul suo braccio destro abbiamo una manica staccata, quindi un manicotto, ma realizzato sempre dello stesso identico tessuto del crop top. Sulle mani vediamo subito che indossa lo smalto rosso prima di dimenticarmene. Scendendo a guardare la sua gonna invece troviamo in vita questa specie di cintura, questo elastico con tutte le scritte rosse stampate e quasi gommate, si nota che sono di gomma e sono proprio in 3D, si sente. Il resto della gonna è quasi interamente realizzato con lo stesso tessuto del crop top, rosa con le catene rosse. Sul bordino inferiore ritroviamo la scritta Lolo MG, sempre elasticizzata. Su entrambi i lati ci sono queste due linee bianche stampate e in più, questa è una cosa che mi ha stupito, al centro vediamo questa cerniera che oltre ad essere una vera cerniera è anche funzionante. Infatti possiamo andare a chiudere la gonna praticamente fino in fondo oppure aprirla tutta e lasciare vedere questa stoffa plissettata che hanno inserito sotto.
Una stoffa completamente rossa, morbidissima, con sempre queste due righine bianche qui nella parte finale. Ai piedi non porta delle scarpe, ma indossa queste specie di ciabatte, che sono delle ciabattone enormi, di base rosa, ma colorate con dei dettagli neri e rossi. Infatti vediamo sulla suola una lineetta rossa, ritroviamo le catene nella parte superiore e sul retro e anche la suola è colorata di nero. Ma per scoprire il secondo look cosa ci sarà da fare? Semplicemente rimuovere la gonna dal retro, ovviamente, non dalla parte frontale, e sotto indossa questi pantaloncini semplicissimi, completamente rossi con queste linee bianche. Quindi il secondo look di Swag altro non è che il primo look, solo con i pantaloncini invece che con la gonna. Questi due stili li trovo leggermente forzati, ma comunque con lei arrivano anche questi occhiali che, a differenza delle scarpe che erano uno stampo nuovo, sono uno stampo riciclato, rossi con questo dettaglio colorato di nero, e questa che è una spazzolina, un pettinino completamente nuovo in casa Lolo-MG, con cui ovviamente il marchio Lolo-MG, con i denti larghi nella parte finale. Devo dirvi che questo pettinino trovo che sia geniale, soprattutto perché questa parte di denti un pochino più morbidi e più larghi ci aiuta un sacco a pettinare i capelli dove troviamo il gel. E questa è lei con il secondo look e con i suoi occhiali addosso. Diciamo che mi aspettavo qualcosina di più. Sicuramente preferisco il primo look, anche se in questo caso è mezza nuda, ma il primo look è decisamente più lavorato, anche solo per quella cernierina che si apre e si chiude, che è wow. Ma passiamo a Neonlicious, che è una cozzaglia, un'esplosione di colori, come ovviamente tutte le sue versioni. Anche lei occhi azzurri quasi verdi, con dell'ombretto giallo sopra gli occhi e dell'ombretto rosa sotto nella parte inferiore. Stelline gialle sugli zigomi, rossetto fucsia quasi viola lucido sulle labbra, un po' di blush e le sue classiche sopracciglia a forma di onda completamente fucsia anche loro. I suoi capelli sono come sempre bicolore, un lato arancione, un lato fucsia, raccolti in questi due odango, in questi due bun, in questi due accrocchi, come volete chiamarli. Davanti c'è questa frangetta tagliata di netto appena sopra le sopracciglia e questi due ciuffettini che scendono lungo i lati del viso. Sul retro invece possiamo vedere che non sono lunghissimi, sono completamente tagliati a pari, ma sono morbidissimi. Sono davvero bellissimi, peccato che siano così corti. Per una volta forse avrei fatto una Neonlicious con i capelli decisamente più lunghi, ma sono wow, davvero belli. Lei indossa questi orecchini bianchi con questa forma particolare, uguali su entrambi i lati. Invece il suo outfit è composto da questa gonna, da questa specie di bustino e da una t-shirt. Per prima cosa guarderei questo bustino, realizzato in finta pelle nera con le cuciture gialle, sempre removibile tramite del velcro dal retro, che appoggia queste punte sulla gonna per farla sembrare proprio un vestito unico. Ma non è un pezzo unico, perché se andiamo a toglierlo possiamo vedere che sembra già diventare un altro outfit, perché la gonna appunto è un pezzo unico separato, realizzata con questo tessuto a scacchi leggermente a palloncino, fucsia e giallo, con queste cuciture realizzate davvero molto bene. Anche in vita c'è questa specie di cinturina fatta benissimo, e in più se andiamo ad alzare il primo strato troviamo uno strato doppio di tulle bianco per dare volume, per fare in modo che rimanga con questo effetto a campana. Invece la sua t-shirt è bianca con questo riquadro con scritto OMG, OMG, OMG. Sulle gambe troviamo questi calzettini psichedelici con queste onde bianche e nere. Invece le sue scarpe sono terrificanti. Sono uno stampo davvero strano, sembrano delle Crocs modificate per avere una zeppa o un tacco, chiamatelo come volete. Anche nel suo caso completamente rosa, e anche nel suo caso fortunatamente con dettagli colorati. Stelline gialle con quest'ondina azzurra disegnata proprio qui all'altezza della caviglia. Sono stranissime, sono davvero strane, non capisco se mi piacciono o mi fanno schifo. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Hashtag belle se vi piacciono, hashtag schifo se non vi piacciono. Anche nel suo caso, per scoprire il secondo look ci basterà solamente togliere la gonna, ma per Neonlicious secondo me si sono impegnati decisamente molto di più. Infatti scopriamo questi pantaloncini che prima non si vedevano, che sono fatti in un modo bellissimo, davvero wow. Sono realizzati di una stoffa elasticizzata, qui si vede meglio che la stoffa è elasticizzata, una gamba verde fluo, l'altra fucsia fluo, con un bordino di tulle ovviamente in tinta, tutte le cuciture gialle proprio come la parte in vita, la cinturina, ma ci sono anche i passanti con i colori invertiti e un bottoncino applicato proprio al centro. Ah, non dimentichiamoci le tasche vere, che ci fanno anche vedere che lei indossa lo smalto verde acqua. Questi pantaloncini sono davvero wow, degni di una Lolo MG classica. Davvero non me li aspettavo. Wow!
Anche con lei arriva il pettinino che abbiamo visto prima, ma di questo verde acqua, e anche con lei arrivano un paio di occhiali riciclati che lei ha già indossato in un'altra versione e sono con queste lenti gialle e la montatura rosa. Stranissimi, ma dai, ci stanno, su Neonlicious ci stanno. Ma passiamo alla vera star di questo video, o meglio a quella che sembra essere la più diva, forse si chiama Lady Diva per qualcosa, che è quella che mi incuriosisce anche di più. Anche lei occhi chiari, verde acqua, con sopra gli occhi questo ombretto completamente rosa, sulle labbra un rossetto fucsia lucido con anche lei un neo al lato del labbro, un po' di blush sulle guance e sopracciglia castane. I suoi capelli hanno lo solito colore di Lady Diva, di questo verde acido, raccolti completamente in questa coda laterale, con però anche questo ciuffo sempre laterale che le contorna leggermente il viso, è stato raccolto qui su un lato e poi ritorna nella coda, e anche i suoi capelli sono davvero lucidissimi, lunghissimi e soprattutto morbidissimi, a parte in qualche punto dove MGA si ostina a mettere del gel e li rende croccanti. Tipo qui sono davvero super croccanti. Alle orecchie indossa questi orecchini a forma di serpente argentato, ma la cosa sicuramente più interessante è il suo look, che è tutto sui toni del fucsia, completamente fucsia, ma molto particolare. Risulta quasi un vestito a sirena, e dico quasi perché realmente non lo è composto da 3 diversi pezzi, e questa volta partirei al contrario, quindi partirei dalla parte della gonna, che è veramente gigantesca, con questo tessuto fucsia riflettente. Peccato che non abbiano realizzato l'orlo, ma è praticamente una ruota di tessuto. È tantissimo, è veramente gigantesca questa parte di gonna, e salendo un pochino possiamo vedere anche un altro dettaglio, perché la parte della gonna è solamente questa parte centrale. Questo fa parte del secondo outfit, che però hanno deciso di lasciare intravedere già con la gonna addosso. In questa parte centrale ritroviamo comunque sempre la stoffa fucsia riflettente, ma con tutte queste borchie argentate incollate sopra, tutto ovviamente sempre removibile tramite del velcro. E infatti, per vedere bene il secondo outfit, andiamo a rimuovere questa gonna, che come vedete è solamente un pezzo, non è una vera gonna, perché non copre completamente tutto, e così possiamo finalmente vedere il suo secondo outfit completo. Devo dirvi che forse è più bello del primo. Di sicuro quella gonna è stata realizzata molto bene, ma così la trovo molto più sexy. Nella parte superiore troviamo 3 pezzi separati, perché ci sono questi 2 manicotti che hanno anche il buco per far uscire il pollice, realizzati con questa stoffa maculata nera e fucsia, con anche questo fiocchettino di finta pelle nera applicato sul polso. Sulle unghie indossa lo smalto rosa, così non mi dimentico. Sull'altro braccio troviamo lo stesso identico manicotto. Invece sul busto ha questo top, questo bustino, chiamatelo come preferite, sempre fucsia maculato nero, ma riflettente, molto lucido, con anche sul seno tutto questo pelo, ragazzi, morbidissimo. Ci sono anche 2 spalline di silicone per fare in modo che non scapezzoli, e anche i pantaloni sono realizzati con lo stesso tessuto lucido, molto aderenti, lunghi fino alle caviglie, con però in aggiunta queste 2 strisce di tessuto solamente fucsia non maculato ad altezza delle cosce. Anche lei non indossa delle scarpe, non ho capito come mai in questa linea non abbiano voluto mettere le scarpe, e anche per lei le ciabattine che indossa sono rosa. Nel suo caso però molto più semplici, perché di colorato hanno solamente il fiocchettino frontale, per il resto sembrano veramente delle ciabatte da casa con un tacco vertiginoso. Ma possiamo vedere che anche sui piedi indossa dello smalto, che però in questo caso sembra rosso più che fucsia. O forse è il contrasto con tutto questo rosa? Non lo so. Però dimenticavo di dirvi prima che anche Swag arriva con lo smalto rosso sulle unghie dei piedi, ma che anche Neonlicious, pur avendo le scarpe chiuse, ha lo smalto verde acqua sulle unghie dei piedi. Tornando però alle di Diva, anche con lei arriva il pettinino, in questo caso fucsia perlato, identico a quelli di prima, e degli occhiali sempre con lo stampo riciclato, ma realizzati con della plastica semi-trasparente fucsia con il dettaglio argentato. Ed eccole qua, tutte e 3 con tutto quello che arriva assieme a loro. Devo dirvi quanti wow darei a queste bambole, forse uno. Diciamo wow, ma solo per un motivo. L'outfit di Neonlicious, ragazzi, è davvero realizzato bene. Per il prezzo che hanno queste bambole, almeno per il prezzo che hanno nei negozi e non su Amazon, hanno una qualità comunque molto più alta di quello a cui ci stanno abituando. Manca lo stand, purtroppo sì, manca lo stand. E sì, ho cercato di renderle tutte un pochino più sexy, se vedete le cosce di Lady Diva.
perché sapete che a me le bambole piacciono sexy. Dicevo comunque che manca lo stand e questa è una grossa mancanza. Mi dispiace particolarmente, i due look, i due outfit li trovo un pochino troppo forzati, soprattutto visto che MGA ci ha abituato con le Lolo MG ad avere sempre più di un outfit da poter realizzare con tutti i pezzi che trovavamo in scatola, quindi in questo caso venderle come bambole con due outfit mi sembra un tantino una forzatura. Per il resto però non posso dire che siano brutte bambole, non posso dire che siano realizzate male, sicuramente non siamo ai livelli della qualità a cui MGA ci ha sempre abituato, però ragazzi, se vi piacciono non posso che consigliarvele. Vi lascio ovviamente qui sotto in descrizione il link Amazon se volete acquistarle. Come però vi ho già detto anche l'altra volta, controllate prima il prezzo, perché se è vero che io percepisco una piccolissima commissione sui vostri acquisti, è anche vero che io non ho assolutamente intenzione di fregarvi e vi dico che da Toys generalmente costano quasi 10 euro in meno confronto ad Amazon. Quindi prima controllate il loro prezzo ed eventualmente guardate sul sito di Toys per fare un confronto. Ovviamente se vorrete Royal Bee dovrete assolutamente comprarla su Amazon perché Toys purtroppo le bambole della carnagione scura non le tiene. Detto questo, aspetto di sapere voi cosa ne pensate di loro tre qui sotto nei commenti e anzi, dopo avermi risposto a quello che vi ho chiesto prima, se le scarpe fanno schifo oppure sono belle, ditemi anche qual è la vostra preferita tra loro tre. La mia... bella domanda, non lo so, credo Lady Diva, ma solo perché adesso la trovo più sexy. E quindi col fatto che è più sexy mi piace di più. Ma mentre aspetto di sapere qual è la vostra preferita qui sotto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale che è importantissimo e mi aiutate a crescere, mi aiutate a sostenere tutto quello che faccio qui su YouTube con e per voi. Se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.